Salve a tutti. E allora andiamo a provare questa testata di 33 1500 di cilindrata e andiamo a valutare che è arrivata con una lesione qui in camera. Per fortuna la lesione si pensava che poteva arrivare sulla sede, ma invece no. Quindi è stata risaldata, pressata, proprio perché per evitare che qualcosa poteva arrivare anche all'acqua come lesione, invece era una cosa superficiale. In questo caso, con l'occasione, verrà flussata proprio perché è stata lavorata e quindi vogliono sapere un po' se il tipo di lavorazione che è stato fatto è andata a buon fine oppure no. In questo caso andiamo un po' a fare poi dopo un adeguamento di, o perlomeno anche forse prima di flussarla, andrò a sistemare le pareti dell'aspirazione proprio per dare quella ruvidezza un po' sulle superfici, proprio perché in questa lavorazione è stata tolta. Sullo scarico valuteremo anche qualcosa di passaggio sotto sede valvola perché nella lavorazione è stata lavorata un po' sotto questa parte qua della sede valvola e in questo caso un po' va ad aprire troppo il passaggio sotto sede valvola, quindi potevamo avere una spinta maggiore verso la parte dove va a girare il condotto. In questo caso potevamo avere una maggiore spinta dove c'è qua la sezione che va un pochettino per laterale, quella dello scarico. Invece sull'aspirazione andiamo a fare soltanto l'adeguamento del condotto come superficie laterale e poi nel discorso di flussare si andrà un po' a valutare anche le sezioni di passaggio, anche perché si deve adeguare casomai in base a questo tipo di lavorazione l'altra testata. Quindi andrò a montare le due valvole e si fa una prova di flussaggio sia scarica che aspirazione per dare una valutazione a questo tipo di lavorazione. E allora andiamo a vedere il comportamento delle prove di flussaggio sia sull'aspirazione che allo scarico, anche perché andiamo a valutare qualcosa che va a perdere un po' sullo scarico, proprio dovute o a un'eccessiva lavorazione vicino al guida valvola, oppure un disturbo che viene creato sia dal guida valvole ma dovuto anche alla geometria del condotto. Quindi andiamo un po' a vedere queste due caratteristiche sia nello scarico e qualcosina sull'aspirazione che dobbiamo, come detto, dobbiamo andare a rivedere le pareti del condotto stesso. Quindi andiamo a fare queste due rilevazioni anche sulle prove di flussaggio come dati. E allora andiamo a vedere questa è la prova di aspirazione. Quindi la prova di flussaggio con l'aspirazione, per come è lavorata la testata, è stata fatta questa prova. Altra prova che è stata fatta dopo un aggiustamento sulla sede valvola, quindi raccordando gli angoli della sede, quello che andiamo a valutare è soltanto qua, quindi le basse aperture che abbiamo un miglioramento. E quindi la raccordatura della sede va a migliorare fino a 7 mm di alzata valvola, quindi nelle medie aperture andiamo a migliorare questo riempimento. Poi in alto si mantiene, proprio si va a stabilizzare, anche perché poi il condotto deve essere è quello che ne limita un po' sia l'entrata ma anche la sede stessa, cioè il dimensionamento della valvola potrebbe anche andare pure aumentata leggermente per avere qualche miglioramento, ma il condotto va un po' a incidere su questo miglioramento. Invece sullo scarico, quello che andiamo a vedere, vedete questa anomalia nello scarico, anche se poi in alto un po' va a recuperare, quindi come scarico, come sezione di passaggio non è tanto la sezione, ma nelle medie aperture quello che potrebbe andare a incidere più che altro è un disturbo del flusso del guida valvola
Oppure anche perché è stata aumentata un po' la sezione di passaggio, un po' in eccessivo, il cambiamento della sezione che va un po' a girare su questo tipo di testate, quindi ci sarebbe da valutare quando uno avendo l'opportunità di provare su una testata, prima di cambiare le guide, andare un po' a vedere se sezionando un po' l'altezza delle guide si andrebbe a misurare ad avere un miglioramento in questo tipo di apertura di valvola, oppure proprio quella sezione di condotto, perché va a cambiare un po' il disturbo. Ho messo pure una plastichina nel foro della candela dove quel pozzettino che c'è sulla testata, ma andando a chiudere proprio quella sezione, anzi sulle basse aperture ne va a peggiorare il riempimento, quindi non è tanto quel pozzetto che influisce, quindi non diviene il problema dalla camera, anzi con questa andando a chiudere la candela si va un po' a perdere, ma è proprio quella parte di sezione del condotto dove c'è il guidavalvola, c'è o un disturbo o un cambiamento della sezione che va a portare questo peggioramento del flusso. Quindi se andiamo ora a vedere un po' i dati a confronto, vediamo che sia nell'aspirazione e poi sullo scarico le differenze che ci sono proprio dovute a un distacco, anche una perdita di velocità, quindi dovuta a quella sezione un po' più ampia del condotto dello scarico. Quindi ci sarebbe da provare ad accorciare leggermente il guidavalvola e vedere se qualcosa va a funzionare meglio. Quindi non incide sul condotto perché poi sul condotto un po' come sezione un po' si va a migliorare.